Sì, grazie, innanzitutto grazie per l'invito e un saluto a tutti i presenti. Quando Roberto mi ha invitato a questo seminario mandandomi anche un abstract dei contenuti appunto di questo seminario, degli obiettivi del progetto europeo, non so per quale strani giri della nostra mente mi è tornato in mente un incontro che feci circa 17-18 anni fa, non esisteva neanche Facebook, di una coppia di giovani allora imprenditori che raccontarono la loro per allora straordinaria esperienza. Questa coppia si era innamorata di un'isola in Sicilia, andati in vacanza, però avevano l'amore per tutto ciò che era lo scritto, e il loro progetto imprenditoriale era quello di fondare una casa editrice. E entusiasti delle due cose cercarono di mettere insieme, come dire, sogno imprenditoriale, idea imprenditoriale e amore per un'isola sperduta, di una piccola isola appunto nel Mediterraneo, e raccontarono la loro esperienza. E la magia del loro racconto era che questa esperienza riuscirono a mettere insieme queste due dimensioni grazie al fatto che in quegli anni cominciavano le prime esperienze delle vendite online. Allora era una sorta di iniziativa fortemente innovativa, con un semplice sito che oggi sarebbe oramai archeologia tecnologica, se pensiamo anche alle cose che abbiamo ascoltato da parte dei tecnici, ma che per allora era una grande innovazione. Loro dissero: noi abbiamo potuto coniugare queste due dimensioni grazie al fatto appunto che la nuova tecnologia ci permette di pensare le nostre edizioni stando comodamente a casa, andando magari a Milano o a Roma 2 o 3 volte all'anno e non avendo più bisogno di una sede in una di queste città così importanti dal punto di vista della commercializzazione, e riusciamo a vendere appunto attraverso il nostro sito internet, e ovviamente insieme a tanta professionalità che loro mettevano nella loro nuova idea imprenditoriale. Dico questo, riporto questo esempio perché credo che si calzi molto bene con le 3 parole chiave che Roberto ha introdotto nella sua relazione. Metto gli occhiali un attimo, e cioè quello che sono poi l'oggetto che cerca di incastrare il progetto, cioè quello dei territori rurali, il tema dei giovani e delle zone montane, e che credo sia dentro anche una grande questione che riguarda la nostra regione. Se pensiamo che in Umbria negli ultimi anni noi abbiamo perso 3.500 residenti, 5.300 residenti, scusate, 5.300 residenti per realtà come quelle nostre significa aver perso 10 comuni di 500 abitanti, e in Umbria di comuni di 500 abitanti ce ne sono moltissimi. Siamo di fronte a processi di invecchiamento della popolazione residente in Umbria molto forti. Basta pensare che noi abbiamo un pensionato ogni 1,02 lavoratori. Quindi trend questioni che riguardano appunto come in Umbria riusciamo a mantenere all'interno delle zone anche più difficili, le zone rurali appunto, collegato con il grande tema delle aree interne, della progettualità che è in corso su come appunto riuscire a riportare un radicamento non solamente abitativo ma anche imprenditoriale e di nuove imprese nei territori cosiddetti anche marginali della nostra regione. E credo che una delle soluzioni sia inevitabilmente da ricercare attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Io credo che questa sia una sfida per tutti noi fondamentale. Il nostro settore, il settore del commercio, anche qui un altro esempio ma anche molto pratico, oramai sono sempre di più i piccoli commercianti che ci dicono
che potrebbero tranquillamente chiudere la propria attività in negozio fronte strada, perché magari il 60-65% del loro fatturato deriva dalla vendita online. Una vendita online per la quale basterebbe solo avere un piccolo magazzino, abbatterebbe, e quindi anche attraverso l'abbattimento dei costi, ma che rimangono ancora tradizionalmente, culturalmente legati alla propria, come dire, alla propria città, al proprio centro storico. Quindi sfide di fronte a noi veramente complessi, dove lo strumento della formazione professionale, di cui anche mi occupo nella mia attività privata, può svolgere un ruolo molto importante, e su questo io credo che dobbiamo fare anche tutti noi una grande autocritica, perché non è che in questi anni gli enti pubblici non abbiano investito in formazione professionale, e quindi capire come mai non sempre, insomma, noi ancora oggi ci troviamo a ragionare sulla necessità di formare gli imprenditori, di dargli le occasioni per la formazione, perché se questo ragionamento va bene per i giovanissimi come voi, magari potrebbe invece avere bisogno di aprire un elemento di riflessione sul modello anche della programmazione pubblica e delle risorse legate ai vari strumenti comunitari. Torno comunque sul tema, come dire, che a noi più caro, cioè quello della necessità di sostenere con strumenti naturalmente anche diversi, perché qui abbiamo bisogno di una strumentazione multitasking, no? Il tema della formazione è uno di questi. Abbiamo sentito il bellissimo intervento del ragazzo che ci dice: bene, ma noi siamo giovani, abbiamo bisogno anche di strumenti non conoscitivi, ma anche di strumenti di sostegno. Andrea, come dire, con il suo intervento di speranza, ma anche un po', come dire, pessimista, racconta comunque delle difficoltà che possono esserci, anche se poi ricordava anche che fortunatamente il nostro Paese si sta dotando in questi ultimi anni anche di strumenti di sostegno allo strumento delle start-up. Noi, per esempio, conosciamo bene lo strumento di Yes Startup, che offre ai giovani proprio momenti formativi di sviluppo dell'idea imprenditoriale e anche la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti per chi ha appunto un'idea imprenditoriale che venga valutata come strumento sostenibile dal punto di vista poi del mercato, perché poi anche un'impresa sociale deve necessariamente, volenti o nolenti, fare i conti con il tema del mercato. Dopodiché, se devo darvi un consiglio, ecco, evitare di andare in un comune a chiedere un sostegno, perché purtroppo qualche grande filosofo del Novecento l'avrebbe definita archeologia sociale, non tutta la pubblica amministrazione naturalmente, ma in un ambito così tecnicamente specialistico quale quello appunto del sviluppo di politiche per l'economia del territorio, di strumenti finanziari e di strumenti per le start-up. Probabilmente la nostra pubblica amministrazione non è il luogo dove ricercare quell'aiuto, quel sostegno, ma anche un semplice sostegno morale per trovare quella energia e quella voglia, no, per andare avanti. Fortunatamente ci sono anche altre realtà che da questo punto di vista, come veniva ricordata la piccola ma bellissima esperienza di Andrea, possono rappresentare per voi anche un sostegno. Poi il punto è anche conoscerlo, insomma, che noi veniamo da esperienze molto negative, tipo gli sportelli per le nuove imprese di cui era diffuso il territorio regionale. Però io credo che molto si possa assolutamente fare, e che un progetto come questo, e termino il mio intervento, credo che sia veramente molto importante se riesce ad individuare, come veniva detto in altri interventi, un campo di intervento che non sia troppo generalista, ma che individui alcuni appunto fabbisogni, alcune
realtà imprenditoriali già in nuce, ecco, e sulle quali possa lavorare e accompagnarli appunto nella loro fase, usando un termine molto moderno, di start-up, sapendo, io mi rifaccio a quello che diceva Ivano, perché anche a me sto seguendo per interesse così culturale più che di rappresentante di Confesercenti, che noi viviamo veramente in un mondo che oramai ha una velocità di innovazione talmente veloce che anche la velocità di 5 anni fa oramai è una velocità a rallentatore rispetto a quello che sta succedendo, perché se appunto Zuckerberg ci dice che Facebook così com'è superato e si sta andando verso il metaverso e sono 10 giorni da quando lui ha fatto questo annuncio che lo stesso Facebook e anche altri social sono pieni di affermazioni in cui si dice ma guardate che il metaverso, mi sembra che lui lo definisca, è già presente nella nostra vita quotidiana e che passeranno le nuove generazioni sempre più tempo dentro questo metaverso, questa realtà parallela rispetto a una realtà reale come la nostra, appunto richiede da parte del sistema delle imprese una capacità di adattamento molto forte, e qui invece sì, ritengo che sia insostituibile il ruolo della pubblica amministrazione, anche attraverso le sue istituzioni formative e scolastiche, debba svolgere un ruolo particolarmente importante e io ritengo insostituibile. Ho parlato di metaverso, concludo dicendo che Gilberto in questi mesi, in questi anni ci aveva, come dire, affascinato con i suoi post su quello che veniva fatto nell'istituto agrario, per i quali faccio veramente i complimenti perché è diventata una realtà straordinaria. Io la conoscevo 20 anni fa e era tutt'altra cosa, e per quanto siano belli i post che Gilberto pubblica, devo dire che poi stare immersi nella realtà reale come questa è tutt'altra cosa, tutt'altra esperienza, quindi vi ringrazio anche per questa occasione.